Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi parliamo di una mia lettura recente e si tratta di Pelle d'uomo, scritta da Hubert, disegnata da Zanzim, è una graphic novel edita Bao. Si tratta della storia di Bianca, una ragazza che deve sposarsi, suo marito è già stato deciso, lei ha modo di vederlo e anche di presentarsi a lui, ma niente di più fino al matrimonio. Decide però di volerlo conoscere. Non le sarebbe permesso in realtà, ma entra in gioco la sua madrina, suppongo, che le presta questa pelle d'uomo, appunto, come da titolo, dicendo che le donne della sua famiglia condividono un segreto, che è appunto quella pelle, che indossano prima del matrimonio per poter vivere la loro società come se fossero un uomo, per sperimentare varie cose, appunto prima di sposarsi. Imparerà quindi a comportarsi come se fosse un uomo e scoprirà tante cose della loro città. Insomma, un po' questa doppia vita che vivono gli uomini di giorno rispetto alla notte, ma vede in prima persona anche la differenza nella considerazione dell'uomo e della donna e soprattutto ha modo di conoscere suo marito Giovanni. Con indosso questa pelle maschile gli si presenta come Lorenzo e così ha modo di parlarci, passare del tempo insieme. Lo scopo iniziale è proprio questo, conoscerlo prima di effettivamente doverlo sposare, ma la situazione un po' degenera e prende una piega diversa. Il tutto in una città che comunque è antica, è bigotta e lo diventa sempre di più nel corso delle vicende. Quest'opera è veramente bellissima. Io non voglio dirvi più di così perché dovete scoprire voi il resto leggendola. Però durante la lettura, tenendola tra le mani, l'impressione è proprio quello di avere tra le mani un'opera d'arte. Perciò quando qualcuno dice che i fumetti non sono arte, dategli in mano Pelle d'uomo e potrebbe cambiare idea. L'edizione è bellissima, è pazzesca, è proprio un pezzo di cui vantarsi nell'averlo nella propria collezione. I disegni sono veramente belli, si sposano perfettamente con le vicende. Non si tratta di un'opera tra le classiche che leggerei io, sia per quanto riguarda proprio i disegni, sia per il contenuto e tutto, ma è una lettura che mi ha veramente appassionata, malgrado appunto questa differenza di stile rispetto a ciò che leggo di solito. Per quanto riguarda poi il contenuto, è pieno di temi interessanti, tutti da scoprire man mano che si girano le pagine. Si va dal femminismo, perché c'è proprio questa differenza per come ai tempi era vista la donna, anche adesso, però insomma ai tempi era molto più forte. Quindi il trattamento diverso nei confronti delle donne rispetto a quello nei confronti degli uomini, ma ci sono anche dei temi LGBT all'interno per chi fosse interessato a letture che ne trattano e poi appunto vediamo questa mentalità chiusa che a una certa accomuna l'intera città, ma intorno a questi temi c'è molto altro, c'è una storia veramente appassionante, coinvolgente e sorprendente perché io diverse cose non me le aspettavo nella lettura, non avevo idea di dove sarebbe andata a parare su certi aspetti, come sarebbe anche terminata, quindi come non mi aspettavo quello che ho visto nello svolgimento, non mi aspettavo nemmeno poi quello che è stato il finale. Con le premesse che abbiamo può succedere veramente di tutto ed è interessante proprio perché non è prevedibile, oltre che per tutto il resto. E ci sono tanti elementi un po' dolci amari, veramente bello. Io non so cos'altro dirvi perché rischio di parlare troppo e rovinarvi diverse cose che invece sarebbe meglio scopriste voi. Se leggete graphic novel o volete iniziare, perché no, io ve lo devo consigliare assolutamente ed è anche perfetto come regalo perché è uno spettacolo, sia a livello proprio dell'edizione sia come contenuto, è veramente bellissimo. Cioè, facendo un regalo così fate un figurone. Spero di avervi incuriositi a riguardo, di avervi consigliato una cosa che magari acquisterete perché per me merita tantissimo. Se invece l'avete già letto, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, scambiamoci un po' la nostra opinione nei commenti, sia per chiacchierare noi, sia per chi è capitato su questo video in cerca di qualche informazione per capire se l'opera può interessargli o meno. Io vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare, condividere il video per far conoscere questa meravigliosa opera, questo gioiello anche ai vostri amici. Come sempre vi invito ad iscrivervi che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io vi saluto e noi ci vediamo sempre qui con il prossimo video.